Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Emma Moreau e le persone spesso dicono che non mi arrendo mai, ma non sono sempre stata così forte. C'è stato un periodo della mia vita in cui mi sentivo debole, spaventata e completamente persa. La verità è che la forza non è qualcosa con cui si nasce. A volte la vita ti costringe a costruirla lentamente, passo dopo passo, attraverso il dolore, le scelte difficili e l'amore. Sono cresciuta in una piccola città dove la vita era tranquilla e semplice. Tutti si conoscevano e la maggior parte delle famiglie viveva in modo modesto. I miei genitori lavoravano molto duramente per prendersi cura di noi. Mio padre riparava auto e mia madre vendeva cibo fatto in casa al mercato locale. Non avevamo molti soldi, ma avevamo abbastanza per vivere. Soprattutto la nostra casa era piena d'amore. Mia madre mi diceva spesso qualcosa che non ho mai dimenticato. Diceva: Emma, la vita non sarà sempre facile, ma se continui ad andare avanti, troverai sempre una strada. All'epoca non capivo davvero quanto fossero importanti quelle parole. Quando ero giovane, sognavo di diventare insegnante. Amavo leggere e imparare cose nuove. Mi immaginavo davanti a una classe, ad aiutare i bambini a imparare e a scoprire il mondo. Era un sogno bellissimo e per molti anni ho creduto che si sarebbe realizzato. Ma la vita non segue sempre i nostri piani. Quando avevo 21 anni, tutto cambiò. Incontrai un uomo di nome Daniel. Era affascinante, sicuro di sé e pieno di grandi sogni. Parlava di viaggiare, di avviare un'attività e di costruire una vita migliore. Quando parlava, sembrava che tutto fosse possibile. Mi innamorai molto velocemente. Ora, guardando indietro, capisco che l'amore a volte può renderti cieco. In quel periodo vedevo solo il suo lato positivo. Ignoravo i piccoli segnali che qualcosa non andava. Ma quando sei giovane e pieno di speranza, credi che l'amore possa risolvere tutto. Io e Daniel ci siamo sposati dopo un anno insieme. È stato un piccolo matrimonio con solo la nostra famiglia e gli amici più stretti. Ricordo di essere lì, con un semplice vestito bianco, nervosa ma felice. Credevo davvero di iniziare un nuovo capitolo meraviglioso della mia vita. Per un po' tutto sembrava perfetto. Ci siamo trasferiti in un piccolo appartamento in città. Non era grande, ma sembrava il nostro piccolo mondo. Daniel lavorava nell'edilizia e io trovai lavoro in un asilo. Amavo stare con i bambini. Le loro risate rendevano le mie giornate più luminose. 2 anni dopo successe qualcosa che cambiò la mia vita per sempre. Sono diventata madre. Il giorno in cui è nato mio figlio è stato il più felice della mia vita. Ricordo ancora quando l'ho tenuto in braccio per la prima volta. Era così piccolo e fragile,
con minuscole dita e un respiro leggero. In quel momento ho sentito qualcosa di più della felicità. Ho sentito un profondo senso di responsabilità. Lo abbiamo chiamato Lucas. Fin dall'inizio è diventato il centro del mio mondo. Ogni sorriso, ogni piccolo movimento, ogni suono che faceva era speciale. Ho promesso a me stessa che lo avrei sempre protetto e che gli avrei dato la vita migliore possibile. Ma la vita stava per mettere alla prova quella promessa. Quando Lucas aveva 3 anni, Daniel iniziò a cambiare. All'inizio i cambiamenti erano piccoli. Cominciò a tornare a casa tardi. A volte sembrava distante, come se la sua mente fosse altrove. Quando gli chiedevo cosa non andasse, diceva solo che era stanco per il lavoro. Volevo credergli, ma dentro di me sentivo che qualcosa non andava. Con il passare del tempo, la distanza tra noi cresceva. L'uomo che una volta parlava di sogni e di futuro ormai parlava a malapena. A volte sedeva in silenzio a tavola, guardando il telefono o la televisione senza dire una parola. Una sera, dopo che Lucas si era addormentato, decisi di parlargli. «Daniel», dissi con dolcezza, «va tutto bene tra di noi?» Mi guardò per un momento e fece un lungo sospiro. «Non credo di essere più felice», disse. Le sue parole furono come uno shock improvviso. «Cosa vuoi dire?» chiesi con la voce tremante. «Mi sento intrappolato», disse. «Questa vita, questa routine, non è quello che volevo». Lo guardai, senza riuscire a credere a quello che stavo sentendo. «Questa è la nostra famiglia», dissi piano. «Lucas ha bisogno di noi». Lui distolse lo sguardo. «Lo so», disse, «ma voglio qualcosa di diverso». Quella conversazione fu l'inizio della fine. Nelle settimane successive la nostra casa divenne silenziosa e piena di tensione. Parlavamo sempre meno. A volte sembrava che fossimo estranei che vivevano sotto lo stesso tetto. Poi una mattina tutto crollò. Mi svegliai presto, come sempre, per preparare la colazione a Lucas, ma quando entrai in soggiorno qualcosa non andava. La valigia di Daniel non c'era più. All'inizio pensai che l'avesse presa per lavoro, ma quando controllai l'armadio vidi che mancavano anche molti dei suoi vestiti. Il mio cuore iniziò a battere forte. Presi il telefono e lo chiamai. Rispose dopo pochi secondi. «Daniel, dove sei?» chiesi. Ci fu una lunga pausa. Poi parlò. «Mi dispiace, Emma, non posso più continuare così». Le mie mani iniziarono a tremare. «E Lucas?» chiesi con la voce quasi spezzata. «Starà bene», disse Daniel con voce bassa. Poi la chiamata si interruppe. Proprio così la vita in cui credevo scomparve in un solo momento. Rimasi in piedi nel mezzo del soggiorno, fissando il punto vuoto dove prima c'era la sua valigia. Non riuscivo a muovermi.
La mia mente era vuota, come se tutto si fosse fermato. Poi sentii dei passi leggeri dietro di me. «Mamma», disse Lucas con voce assonnata. Mi asciugai in fretta le lacrime e mi girai. Era lì, in pigiama, con la sua macchinina preferita in mano. «Dov'è papà?» chiese. Per un momento non seppi cosa dire. Come potevo spiegare qualcosa di così doloroso a un bambino di 3 anni? Mi chinai lentamente e lo abbracciai. «Papà è dovuto andare via per un po'», dissi con dolcezza. Lucas non capì davvero, ma annuì leggermente. «Va bene», disse. Quella mattina finsi che tutto fosse normale. Preparai la colazione, sorrisi a Lucas, lo aiutai a vestirsi e lo portai all'asilo prima di andare al lavoro. Ma dentro di me ero completamente distrutta. Non sapevo come avrei pagato l'affitto da sola. Non sapevo come avrei cresciuto Lucas senza aiuto e soprattutto non sapevo se ero abbastanza forte per affrontare ciò che stava per arrivare. Quella sera, dopo che Lucas si addormentò, mi sedetti in silenzio vicino alla finestra e guardai le luci della città. Le parole di mia madre tornarono nella mia mente. La vita non sarà sempre facile, ma se continui ad andare avanti, troverai una strada. In quel momento feci una promessa silenziosa a me stessa. Non importa quanto la vita sarebbe diventata difficile, non importa quanto mi sentissi stanca o spaventata, non avrei mai smesso di lottare per mio figlio. Perché da quel giorno in poi non ero più solo Emma, ero una madre, e questo era solo l'inizio della storia di una madre che non si è mai arresa. Dopo che Daniel se ne andò, la vita iniziò a cambiare molto velocemente. All'inizio continuavo a sperare che tornasse. Ogni volta che il telefono squillava, una piccola parte di me pensava che potesse essere lui, che chiamava per dire che gli dispiaceva. Immaginavo di vederlo davanti alla porta, chiedere un'altra possibilità. Ma i giorni diventarono settimane e le settimane diventarono mesi. Il telefono non squillò mai. Piano piano dovetti accettare una verità dolorosa. Daniel non sarebbe tornato. Quella sensazione era come perdere tutto ancora una volta. Non solo mio marito, ma anche il futuro che avevo immaginato. La vita che avevamo costruito insieme era sparita, come fumo che svanisce nell'aria. Ma anche se il mio cuore soffriva, la vita non si fermava. Le bollette dovevano essere pagate. L'affitto doveva essere coperto. Lucas aveva ancora bisogno di cibo, vestiti e amore. E all'improvviso tutto dipendeva da me. All'inizio cercai di mantenere il mio lavoro all'asilo mentre mi prendevo cura di Lucas. Ogni mattina mi svegliavo prima dell'alba. Preparavo la colazione, preparavo la piccola borsa di Lucas e camminavo con lui fino all'asilo dove lavoravo. Durante il giorno mi prendevo cura dei figli degli altri mentre pensavo continuamente alla mia vita.
sorridevo, giocavo e leggevo storie ai bambini. Ma dentro la mia mente era piena di preoccupazioni. Quanti soldi ho? Basteranno per questo mese? La verità era difficile da accettare. Non bastavano. L'asilo non pagava molto e crescere un figlio da sola in città era costoso. Affitto, cibo, elettricità, materiale scolastico. Ogni spesa sembrava più pesante perché dovevo fare tutto da sola. Alcune notti, dopo che Luca si addormentava, mi sedevo al tavolo della cucina con un quaderno. Scrivevo tutte le spese ancora e ancora, sperando che i numeri cambiassero in qualche modo. Ma non cambiavano mai. Sapevo che dovevo trovare un'altra soluzione. Così iniziai a cercare un lavoro extra. La sera, dopo aver finito all'asilo, pulivo case nel quartiere. Non era facile. Le mie mani diventarono ruvide e la schiena spesso mi faceva male per il continuo piegarmi e pulire i pavimenti. A volte mi sentivo in imbarazzo, non perché il lavoro fosse sbagliato, ma perché una volta sognavo di diventare insegnante. Invece pulivo cucine e bagni fino a tardi solo per sopravvivere. Ma ogni volta che questi pensieri arrivavano, guardavo Lucas dormire tranquillo nel suo piccolo letto e in quel momento il senso di vergogna spariva. Niente era più importante che dargli una vita sicura e stabile. Lucas cresceva in fretta. Quando compì 5 anni, iniziò a fare domande su suo padre. «Mamma», chiese una sera mentre disegnava con i suoi pastelli, «perché papà non vive con noi?» Il mio cuore si strinse. Avevo immaginato quel momento tante volte, ma quando arrivò davvero fu comunque difficile parlare. Mi sedetti accanto a lui e gli accarezzai dolcemente i capelli. «A volte gli adulti fanno degli errori», dissi piano, «ma non è colpa tua». Lucas mi guardò con i suoi grandi occhi curiosi. «Papà mi vuole ancora bene?» chiese. Quella domanda fece più male di tutto il resto. Lo abbracciai forte e gli diedi l'unica risposta di cui ero sicura. «Io ti voglio bene più di ogni altra cosa al mondo». Lucas mi abbracciò forte e in quel momento capii qualcosa di importante. Anche se la nostra famiglia era spezzata, l'amore c'era ancora e quell'amore doveva bastare. Gli anni passarono lentamente, pieni di duro lavoro e piccole vittorie. Lucas iniziò la scuola e diventò rapidamente uno dei migliori studenti della sua classe. I suoi insegnanti mi dicevano spesso che era curioso, gentile e molto impegnato. Ogni volta che sentivo queste parole mi sentivo orgogliosa, ma sentivo anche pressione. Volevo dare a Lucas ogni opportunità nella vita. Volevo che studiasse, che crescesse e che realizzasse sogni che io non ero riuscita a raggiungere. Ma i soldi erano sempre un problema.
Ci sono stati giorni in cui mangiavo meno per far mangiare meglio Lucas. Ci sono state notti in cui lavoravo così tardi che i miei piedi facevano troppo male per tornare a casa a piedi. Eppure non mi sono mai lamentata perché ogni sacrificio aveva uno scopo. Una fredda sera d'inverno successe qualcosa che non dimenticherò mai. Ero appena tornata a casa dopo aver pulito un piccolo ristorante. I miei vestiti odoravano di sapone e cibo e il mio corpo era molto stanco. Volevo solo sedermi e riposare. Ma quando aprii la porta, vidi Lucas seduto al tavolo con i suoi libri di scuola. Alzò lo sguardo e sorrise. «Mamma, ti stavo aspettando», disse. «Perché sei ancora sveglio?» chiesi. «Voglio farti vedere una cosa». Mi porse un foglio. Era un compito scolastico. In alto, scritto in rosso, c'era un grande numero. 100. «Ho preso il voto più alto della classe», disse Lucas con orgoglio. Per un momento non riuscii a parlare. Tutta la stanchezza, lo stress e le preoccupazioni degli anni passati improvvisamente sembrarono più leggeri. Lo abbracciai forte. «Sono così orgogliosa di te», sussurrai. Lucas mi guardò seriamente. «Mamma», disse, «quando sarò grande lavorerò molto duramente così tu non dovrai più essere stanca». Le sue parole erano semplici, ma toccarono profondamente il mio cuore. In quel momento capii qualcosa di importante. I bambini capiscono più di quanto pensiamo. Vedono le nostre difficoltà, sentono i nostri sacrifici e a volte questi sacrifici diventano le lezioni più importanti che possiamo dare loro. Quella notte, dopo che Lucas si addormentò, mi sedetti di nuovo vicino alla finestra, proprio come avevo fatto anni prima. Ma questa volta qualcosa dentro di me era diverso. Ero ancora stanca. Ero ancora preoccupata per i soldi e per il futuro, ma non avevo più paura. Ogni giorno vedevo che i miei sforzi non erano inutili. Lucas stava diventando un ragazzo forte, intelligente e gentile, e questo dava un senso a tutto quello che facevo. Eppure la vita aveva ancora un'altra sfida pronta per noi, una sfida che avrebbe messo alla prova la mia forza più che mai. In quel momento non lo sapevo ancora, ma il periodo più difficile della mia vita doveva ancora arrivare. La vita ha uno strano modo di mettere alla prova le persone quando sono già stanche. Per molti anni ho lavorato senza fermarmi. Pulivo case, lavoravo all'asilo e a volte facevo turni extra in un piccolo ristorante vicino. Le mie giornate iniziavano prima dell'alba e spesso finivano molto dopo che Lucas si era addormentato. Alcune persone mi chiedevano come riuscissi ad andare avanti così. La risposta era semplice. Quando sei una madre, arrendersi non è una scelta. Lucas stava diventando un ragazzo brillante e gentile. I suoi insegnanti mi dicevano spesso quanto fosse studioso,
quanto aiutasse gli altri studenti e quanto amasse imparare cose nuove. Sentire quelle parole mi rendeva sempre orgogliosa, ma mi ricordava anche quanto fosse importante continuare e sostenerlo. Quando Lucas compì 15 anni, aveva già un sogno chiaro: voleva diventare medico. La prima volta che me lo disse, sorrisi, ma dentro di me ero preoccupata. Diventare medico richiede molti anni di studio e soprattutto richiede molti soldi, più di quanti ne avessi mai avuti. Nonostante questo, non mostrai la mia paura. Lo guardai e dissi le stesse parole che una volta mia madre aveva detto a me: se continui ad andare avanti, troverai una strada. Lucas studiava più di chiunque avessi mai visto. A tarda notte, quando tutto era silenzioso, vedevo spesso la luce ancora accesa nella sua stanza. Mentre altri ragazzi guardavano la TV o giocavano, lui leggeva e risolveva problemi difficili. A volte temevo che si stesse sforzando troppo, ma ogni volta che gli dicevo di riposarsi, sorrideva e diceva: «Sto bene, mamma, questo è il mio sogno». Gli anni passarono velocemente e presto Lucas stava finendo il liceo. Un pomeriggio tornò a casa con una busta in mano. Il suo viso era serio, ma nei suoi occhi si vedeva una piccola luce. «Mamma», disse piano, «l'università ha mandato la risposta». Il mio cuore iniziò a battere forte. Ci sedemmo insieme al piccolo tavolo della cucina. Le mie mani erano fredde mentre Lucas apriva lentamente la busta. Per un momento non dicemmo nulla. Poi Lucas iniziò a leggere. Si fermò a metà e mi guardò con gli occhi spalancati. «Cosa dice?» chiesi nervosamente. Lucas fece un respiro profondo. «Sono stato accettato», disse piano. Per un attimo non riuscii a muovermi. Sembrava un sogno. «Vuoi dire a medicina?» chiesi. Lucas annuì. «Sì, mamma. Mi hanno accettato». Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Lo abbracciai forte, sentendo tutti gli anni di fatica e sacrifici in un solo momento. Ma poi Lucas aggiunse qualcosa. «Mi hanno dato anche una borsa di studio», disse. Mi allontanai un po' e lo guardai sorpresa. «Una borsa di studio?» «Sì», disse. «Hanno detto che i miei voti sono tra i migliori che abbiano mai visto. Pagheranno la maggior parte dei miei studi». In quel momento finalmente piansi. Non lacrime silenziose, ma lacrime profonde, nate da anni di preoccupazione, stanchezza e speranza. Tutte quelle lunghe notti, tutti quei giorni difficili, tutti i sacrifici non erano stati inutili. Lucas posò delicatamente la mano sulla mia spalla. «Mamma», disse con emozione, «non ce l'avrei fatta senza di te». Scossi piano la testa. «No», dissi, «ce l'hai fatta grazie al tuo impegno». Ma Lucas sorrise.
tu non hai mai smesso di credere in me, disse, anche quando era difficile. Le sue parole rimasero nel mio cuore per molto tempo, perché erano vere. La vita non è stata facile. Ci sono stati molti momenti in cui mi sentivo stanca, spaventata o incerta su ciò che sarebbe successo. Ci sono state notti in cui mi chiedevo se fossi abbastanza forte per andare avanti, ma ogni volta che mi sentivo così, ricordavo la promessa che avevo fatto quando Lucas era ancora un bambino. Avevo promesso che non avrei mai smesso di lottare per lui e in qualche modo quella promessa mi dava la forza di continuare. Anni dopo, Lucas finalmente finì la facoltà di medicina. Il giorno della sua laurea fu uno dei momenti più orgogliosi della mia vita. La grande sala era piena di studenti con toghe nere e cappelli. Le famiglie erano sedute insieme, applaudendo e facendo il tifo mentre ogni studente attraversava il palco. Quando chiamarono il nome di Lucas, il mio cuore si riempì di orgoglio. Mi alzai in piedi e applaudii più forte che potevo. Mentre attraversava il palco per ricevere il suo diploma, vidi la persona che era diventato. Non era più il bambino con una macchinina, ma un giovane uomo forte, intelligente e gentile. Dopo la cerimonia, Lucas camminò verso di me tra la folla. Sorrideva, ma i suoi occhi erano pieni di emozione. «Mamma», disse, abbracciandomi forte, «ce l'abbiamo fatta». Sì, ce l'abbiamo fatta. Non solo lui, non solo io, ma entrambi insieme. In quel momento capii qualcosa di molto importante. Il successo non riguarda sempre il denaro, la fama o l'essere conosciuti dagli altri. A volte il successo significa vedere qualcuno che ami diventare la migliore versione di sé e sapere di averlo aiutato ad arrivarci. Oggi, quando le persone mi chiedono come ho cresciuto mio figlio da sola senza mai arrendermi, do sempre la stessa risposta. L'amore ti dà una forza che non sapevi di avere. Perché quando ami davvero qualcuno, arrendersi non è un'opzione. Questa è la mia storia, la storia di una madre che ha affrontato paura, difficoltà e incertezza, ma ha continuato ad andare avanti. Non perché fossi sempre forte, ma perché il mio amore per mio figlio era più forte di ogni problema. Ed è per questo che le persone mi chiamano la madre che non si è mai arresa. Grazie per aver ascoltato questa storia. Se ti è piaciuta questa storia emozionante e vuoi imparare l'italiano attraverso storie significative, supporta il mio canale. Iscriviti al mio canale YouTube Italiano Tales. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.